Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Otteghesi. Quest'oggi faccio l'unboxing di un modello con il quale non ho mai corso, non ho mai provato, non ho mai corso e quindi è un'esperienza totalmente nuova per me. Di cosa sto parlando? Sto parlando del E8T Evo. Che cos'è ragazzi? È il traghi, ma è il traghi elettrico di casa HB Racing. Ragazzi, la categoria traghi è una categoria alla quale sono veramente affezionatissimo, in quanto io sono un forte sostenitore di questa categoria perché può sembrare strano, ma è una categoria che andrebbe spinta e andrebbe coltivata molto più di quello che in realtà viene fatto. Questa categoria ragazzi è una categoria che consente di correre con pochissima esperienza. Perché questo? Perché le macchine traghi sono molto più facili da guidare rispetto alle buggy, hanno delle ruote gigantesche, quindi anche se il costo delle gomme è maggiore rispetto alla categoria buggy nitro, anche quando la gomma è sotto il 50% si perde molto meno rispetto ad una buggy. Quindi io sono un fortissimo sostenitore, lo sono e lo sarò sempre, di questa categoria. Purtroppo non ci sono mai stati i numeri dal 2012 ad oggi per rifare un campionato nazionale nella categoria nitro, ma questa è la versione Eco. Con la tecnologia alla quale siamo arrivati oggi nel mondo brushless, sia a livello di batterie sia a livello di ESC e motori, possiamo tranquillamente fare questa categoria con pochissimi pensieri, con pochissimi problemi. E quindi ragazzi, ci accingeremo all'unboxing del modello di punta di casa HB Racing per questa categoria e ovviamente non ci limiteremo soltanto ad unboxarlo, ma chiaramente faremo anche il montaggio, ovviamente non in questo video, lo faremo sempre nella masterclass. Io ragazzi parteciperò con questa macchina, penso spero, al campionato nazionale da Hungaroring a Sacile, la prima settimana di aprile, dove verrà svolto il campionato nazionale sia con i traghi Eco per la prima volta a livello AMSCI, quindi a livello nazionale ufficiale, che con la mia E8 e 19 RS. Probabilmente riuscirò a correre anche con la macchina convertita, quindi con la E8 World Spec, quindi con le modifiche World Spec. E niente ragazzi, non ci resta che andare all'altro banco e unboxare. Ovviamente non vi ho parlato di caratteristiche della confezione perché è praticamente identica a quelle delle buggy nitro, quindi classico nero, classico numero di serie. Se volete vi lascio in alto a destra i link degli unboxing della D819 RS e della E819 RS, video che ho già fatto, e la scatola è praticamente uguale, soltanto che è leggermente king size rispetto a quelle della nitro, è un po' più grande. Quindi unboxiamo all'altro tavolo e andiamo, non vedo l'ora di aprirlo perché sono proprio un fan estremo della categoria traghi. Eccoci qua ragazzi, pronti con l'unboxing. Abbiamo il classico libretto delle istruzioni e gli oli, e ovviamente abbiamo tutte le bag, quindi la bag K, la bag G, la bag A. Quindi partiamo dagli ammortizzatori ragazzi, come esattamente in pieno stile HB, come nella macchina nitro. Abbiamo la bag E, la bag C, che sono tutti i tiranti della macchina destra e sinistri. Guardate quanto sono lunghi ragazzi, è incredibile,
È incredibile, qua è tutto maggiorato perché il Traggy, nonostante sia in scala 1.8, rappresenta e riproduce un'auto a 2 posti. Abbiamo la bag B, che sono i differenziali esattamente identici a quelli della Nitro, se non che per la corona del differenziale centrale, che è gigantesca, tantissimi denti, e anche le coppie coniche, quindi quelli sui differenziali dovrebbero essere diverse, ma lo scopriremo durante il montaggio. Abbiamo la bag H, guardate ragazzi che bracci, cioè sono veramente giganteschi, è incredibile. Abbiamo la bag J, dove ci sono i supporti motore, il supporto ferma batterie e l'holder del servo anteriore e la scatolina della ricevente. E abbiamo la bag F, anche qui una parte di trasmissione, dovrebbe essere la parte anteriore, e guardate ragazzi quanto sono grandi i bracci. Poi abbiamo la bag I, che sono le viti classiche di fissaggio degli ammortizzatori inferiori, e infine abbiamo il telaio. Ragazzi, guardate che bestia! Per farvi rendere conto delle dimensioni, lo mettiamo vicino alla macchina elettrica. Guardate qua la differenza. Praticamente gli attacchi del retrotreno sono totalmente fuori dalla sagoma. Guardate, è veramente gigantesco rispetto alla macchina 1.8 buggy, e ragazzi non vedo l'ora di iniziare il montaggio. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente non vedo l'ora di iniziare a montarla, quindi non mi resta che dire di lasciare tantissimi like sotto a questo video. Non mi resta di invitarvi ad iscrivervi alla masterclass, e trovate il link in descrizione di ogni mio video su questo canale, e non vedo l'ora di farvelo vedere montato. Chiaramente ragazzi, per qualunque domanda non esitate a scrivere nei commenti, e ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!